Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e per il video di oggi non giriamoci intorno, voglio parlarvi del vostro migliore amico e non sono io. È il vostro migliore amico per 3 motivi. 1. Costa poco e già va bene così. 2. Suona bene, quindi a maggior ragione. 3. È molto di più di quello che sembra e nel video di oggi ve lo racconto tutto, quindi guardatelo fino in fondo perché vi faccio vedere delle cose che non avete idea. Da un po' di tempo mi è arrivato da parte di Nux il nuovo Mighty Plug Pro che viene dichiarato come amplificatore per cuffie e vi dico, secondo me è una descrizione decisamente riduttiva perché è molto ma molto di più. Come vi ho già detto serve almeno tutto il video per spiegare queste cose, quindi con calma ci arriviamo. Se guarderete fino in fondo il video mi raccomando lasciate un bel like così mi dite guarda Spollicio l'ho visto fino in fondo, quindi fatelo anche già adesso se volete, dai, sulla fiducia, su. Allora, cos'è questo Mighty Plug Pro? All'apparenza è uno scatoletto con un jack semplicemente da attaccarci la chitarra. Ricorda tantissimo alcuni vecchi amplificatori monocanale di quelli che si attaccavano direttamente alla chitarra e avevano quello speaker piccolino, ce n'era uno per il pulito, uno per il distorto, uno per il metal, non so se ve li ricordate. Ecco, praticamente lui è la super mega ultra evoluzione di quelli. E adesso azzardo anche una cosa. Avete presente la Fire Stick di Amazon, che è quella chiavettina da collegare dietro alla televisione e fa diventare un televisore normale un televisore smart? Ecco, lui per me è uguale ma per la chitarra. Trasforma la nostra chitarra in una chitarra smart spendendo veramente pochissimo perché quel cosino qui è intorno ai 100 euro. Penso non esista niente di così utile e contemporaneamente funzionale a questa cifra, soprattutto per la qualità. Sul cosino comunque troviamo qualche bottone, semplicemente uno per accenderlo, un più o meno per il volume, il jack dove attaccare le cuffie e una presa USB di tipo C e poi più avanti vi spiego a cosa serve. Ah, poi giusto per fare un salto nel passato abbiamo un bottoncino per fare il reset di quelli da metterci lo stuzzicadenti, no? Perché non vuoi mettercela una cosa del 1800 su una roba uscita nel 2022. Però cosa positiva, non ci sarà internet inondato di tutorial di come si fa l'hard reset di lui. Poi qui sopra c'è il bottone con il LED colorato e lo schiacciamo per cambiare il suono. Cambierà il colore del LED, di conseguenza cambierà il suono all'interno della macchina. Come è facile intuire, da solo non basta, la cosa più comoda infatti è che si collega al discorso smart che vi dicevo prima e che con il Bluetooth si può collegare il dispositivo al nostro telefono, dove possiamo installare la sua app dedicata e utilizzarla per fare qualsiasi cosa, modificare il suono, cambiare l'amplificatore, gli effetti, mettere i loop di batteria, ci sono un sacco di tracce già pronte per gemmare, poi ci sono altre funzioni del Bluetooth che dopo vi spiego perché sono importantissime e poi vabbè, le impostazioni e tutte queste cosine. Partendo dalla schermata Edit abbiamo 3 sezioni ben separate. In alto abbiamo i 7 pallini che corrispondono ai 7 preset in cui semplicemente ci basta toccarli per passare da un suono all'altro. E sotto i pallini vediamo delle spunte. Ecco, se premo il bottone Active qui da parte si illuminano tutti e io posso scegliere di toglierne un sacco e tenere ad esempio solo il verde, il blu e l'azzurro. E in questo modo poi sul Mighty Plug Pro avrò solo questi 3 suoni, metti che gli altri non mi servono in quel momento, sono a posto. Oppure se voglio posso comunque tenerli tutti. Poi vabbè, c'è il tasto Save per salvare i suoni, Level è il volume del nostro preset, quindi il volume generale, utile per bilanciare i suoni tra i vari suoni che abbiamo all'interno del Mighty Plug Pro, e poi il tasto Share, che è una roba che a me piace tantissimo. Praticamente se voi e qualche vostro amico avete il Mighty Plug Pro, potete passarvi i suoni facendo così. Premete Share e poi fate Share Patch by QR. Vi comparirà un codice QR personalizzato per il suono che avete fatto e poi vi basterà semplicemente scannerizzarlo e farlo scannerizzare ai vostri amici per farli avere lo stesso identico suono sul loro dispositivo. Occhio se avete usato delle IR esterne, quelle bisogna averle a parte. Nella sezione sotto abbiamo tutta la catena del suono, composta da noise gate, compressore, effetti che sono i distorsori, l'amplificatore, impulse response, equalizzatore, modulazioni, delay, riverbero, tutti modificabili. La cosa bella però è la libertà della patch, perché metti che voglio il delay come primo blocco, lo posso fare. Metti che voglio il compressore come ultimo, lo posso fare. Ovviamente queste sono delle cose un po' estreme, ma vi fa capire la flessibilità della personalizzazione che questa macchina ci concede, cioè non ha i blocchi fissi. Comunque qui possiamo cambiare il suono e facciamo finta di creare un suono insieme, ma senza fare finta, facciamolo davvero. Come abbiamo recentemente fatto nel video della Nux MG400 che vi lascio qui sopra, così se volete poi lo potete recuperare. Partiamo dal preset vuoto e iniziamo da amplificatore e impulse response. Amplificatore scelgo una bella diesel VH4 per fare metallari, accendo il blocco, poi vado sull'IR, quindi impulse response, accendo il blocco, scorro fino in fondo dove trovo le IR che ho importato io, che sono le ultime, e la seleziono.
Poi voglio un bel riverbero, quindi faccio tap sul blocco riverbero, vado sul riverbero room, tengo il level abbastanza basso, il decay più o meno 35% e lo accendo. Poi metto un overdrive come boost, quindi prendo un classico tube screamer con drive a 0, level al massimo, tono leggermente aperto. Ora salvo il preset e ve lo faccio sentire utilizzando una Sire L7, il modello Les Paul di casa Sire, l'Harry Carlton, quelle chitarre lì. Insomma, è una chitarra che ho già portato sul canale, vi lascio il video qui sopra in alto nelle schede, è presente dove ci sono i video che compaiono mentre c'è il video che va, ecco. I ragazzi di Musical Store 2005 sanno quanto mi piacciono le Les Paul, quella Les Paul è una bella Les Paul e me l'hanno lasciata per una vita e mezza almeno. Di questa chitarra e di tutte le altre che utilizzerò dopo, che probabilmente sarà solo una, spoiler, la Silver Sky. Vi lascio il link qui sotto dove potete trovare tutto, le chitarre, il Mighty Plug Pro, anche le mie scarpe se le volete. Ma adesso voglio parlarvi di tutte le altre potenzialità reali di questo oggettino. Partiamo da quella più utile, possiamo dire sicuramente, ha la presa USB di tipo C, quindi possiamo collegare il cavo dal Mighty Plug Pro, attaccarlo al computer e utilizzare il Mighty Plug Pro come scheda audio per registrare. E già qui direi che ha vinto, perché raga, una scheda audio così dove la trovate? Come vedete però ha anche il jackettino per attaccare le cuffie, giustamente perché viene diffuso come amplificatore per cuffie. Va bene, se ci collegate le cuffie sentirete tutti i suoni che vengono da qui nelle cuffie, per studiare è una roba bellissima. Ma leggendo il manuale ho scoperto che se ci attacchiamo delle cuffiette con il microfono tipo queste, questo jackettino funziona come quello del nostro telefono. Possiamo usarlo sia per ascoltare quello che esce, ma possiamo anche parlarci dentro. Funziona sia da output che da input. E qui arriviamo alla funzione che mi interessa di più, perché butto via le cuffie. Se io dall'app sul telefono vado su Settings, poi USB Audio Settings, mi si apre una bella lista di possibilità. Allora, intanto c'è il reamp, che tante macchine più complesse non ce l'hanno, lui sì, quindi applauso. Questo serve per registrare la take buona e modificare il suono dopo aver registrato la take. Poi abbiamo Normal, che è quella normale. In fondo c'è Dry Out, è praticamente la funzione complementare al reamp, che ci fa uscire dal Mighty Plug Pro con il suono non processato, utile appunto per poi fare il reamp. Ma fra tutte queste c'è poi Normal Loopback. In questo modo il Nux Mighty Plug Pro è in grado di acquisire sia la voce dal microfono delle cuffie che avete collegato, ma anche il suono della chitarra. E trovatemi qualcosa a questo prezzo con questa qualità che fa la stessa cosa. Vi sfido, ditemelo qui sotto nei commenti, ma tanto lo so già che è una sfida che avete perso perché non esiste. Questa caratteristica secondo me è game changer. Banalmente mi permetterebbe di fare live su Instagram suonando la chitarra e voi potete sentire il suono come se fosse in scheda audio. E se io voglio fare una lezione così, rapida, attacco il Nux Mighty Plug Pro, attacco le cuffie, dall'altra parte la persona con cui starò parlando sentirà il suono della chitarra provenire dal Nux Mighty Plug Pro, quindi come se fosse una normalissima pedaliera digitale, e contemporaneamente anche la voce presa dal microfono delle mie cuffie. Quindi posso collegare le mie cuffiette con il microfono, oppure quegli headset con le cuffione, col microfono che fa così ed esce, abbiamo il microfono per parlare. Per regolare poi tutte queste cose basta andare nella sezione Bluetooth dove c'è scritto Other, cioè altro, quindi abbiamo il logino del Bluetooth. Lì possiamo trovare tutte le impostazioni del microfono come il level e il noise gate dedicato al microfono. In alternativa, cliccando sulla B, il logino del Bluetooth che troviamo in alto, abbiamo anche tutto il resto delle impostazioni, ovvero tutte le regolazioni che riguardano l'utilizzo del Bluetooth in generale. Poi non dimentichiamoci, come vi ho detto anche già prima, delle jam track che ci sono. Cioè ci sono tutte le basi già fatte, utili per studiare, improvvisare, anche solo suonare per passare il tempo. E poi ci sono i loop di batteria, dove possiamo scegliere il genere, il ritmo, e poi abbiamo un equalizzatore, il tempo, i BPM, siamo pronti per suonare subito, abbiamo una band qui dentro. Una band. Allora, diciamo che secondo me come oggettino plug and play non esiste di meglio. Ovviamente anche lui, come tutti i dispositivi che simulano gli amplificatori, dà il meglio di sé con delle IR esterne e non con le simulazioni di cassa che ci sono già all'interno, anche se devo dire che comunque sono utilizzabili. Ma io che sono comunque un fissato voglio usare le mie IR esterne, quindi voglio i miei impulse response preferiti. È facilissimo perché basta collegarlo al PC, perché non c'è solo l'editor su smartphone, ma c'è anche l'editor su PC. Vi basta poi aprire il software che è uguale identico
identico a quello del telefono, l'interfaccia è praticamente la stessa. Andare sul blocco IR, selezionare lo slot vuoto, fare importa e qui da parte selezionarlo e fine, avete fatto. Automaticamente quella IR finirà sul Nux Mighty Plug Pro e poi potete semplicemente selezionare la stessa IR anche per altri preset. Non dovete fare per ogni preset l'IR come abbiamo fatto sulla MG400. Questo dispositivo ha poi una piccola chicca. Se guardate sul sito di Nux, nella pagina dedicata al Mighty Plug Pro, vi lascio il link qui sotto, nella sezione dedicata agli aggiornamenti firmware che Nux rilascia, ad esempio per aggiornare le simulazioni, aggiungerne di nuove, aggiungere nuovi effetti, nuove funzionalità, c'è anche una sezione chiamata firmware speciale. Su questo firmware troverete tutti i preset fatti da Choptons. Ecco, lì troverete dei preset di fabbrica già fatti che suonano molto bene con delle IR già incluse che di solito vanno pagate a parte. In questo caso sono già incluse e sono preset fatti dai ragazzi di Choptons con le loro IR che sono, si sa che funzionano bene. Ultimamente tutte le cose che fa Nux mi piacciono un sacco, quindi vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link per recuperarle anche voi, quindi prego. Un super grazie va sicuramente ai ragazzi di Musical Store 2005 che mi lasciano queste chitarre bellissime perché a me piacciono. E vi lascio qui da parte mia una bella playlist con tutti i device Nux che ho provato. Pedaliere, amplificatori, Mighty Plug Pro, ce ne sono 18, no è uno solo, è bellissimo e lo devono avere tutti, ciao.